Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare uno degli street food classici più famosi di questo paese. Sto parlando dell'Hiroshima Okonomiyaki, ovvero la versione di Hiroshima di questo famosissimo piatto giapponese che in tanti definiscono la pizza giapponese. In verità l'okonomiyaki di pizza ha solamente la forma rotonda. Se vogliamo proprio paragonarlo a qualche altro piatto, potremmo paragonarlo alla frittata. Una frittata oltretutto con moltissimi ingredienti, infatti okonomiyaki vuol dire tutto quello che vuoi grigliato, e quindi un piatto un po' svuota-frigo. Di questo piatto ne esistono principalmente 4 varianti. La versione di Osaka, tipica di tutta la zona del Kansai e di cui potrete ritrovare la ricetta nel mio canale. La versione di Hiroshima, che è quella che prepareremo oggi e che è più complicata da preparare perché è formata da strati. La differenza sostanziale tra le due è la presenza degli yakisoba, dei noodles, che nella versione di Hiroshima ci sono, mentre in quella di Osaka no. Un'altra differenza evidente di queste due versioni è la presenza della maionese della kepi, che si utilizza in quella di Osaka, ma non nella versione di Hiroshima. Le altre due versioni di okonomiyaki sono sicuramente meno conosciute, ma altrettanto deliziose. La prima è il modanyaki, ovvero lo yaki moderno, che è esattamente la stessa ricetta dell'okonomiyaki di Osaka, ma con i noodles mescolati all'interno della pastella. Tanti infatti la confondono con la versione di Hiroshima solamente perché ci sono i noodles, ma in verità le due preparazioni sono diverse. E per finire il monjanyaki, ovvero la versione di Tokyo, che è simile anche questa alla versione di Osaka, ma la pastella è molto liquida, talmente liquida che il piatto alla fine verrà mangiato al cucchiaio, come se fosse del formaggio fuso. Generalmente questa ricetta si prepara nel teppan, ovvero la piastra giapponese che ti permette praticamente di cucinare i vari strati nella stessa superficie. Io chiaramente, non avendo a disposizione, utilizzerò 2 piccole padelline antiaderenti e come vedrete mi destreggerò tra una e l'altra scaldandole continuamente per poter ottenere questo particolare piatto. Gli ingredienti sono tipici della cucina giapponese, alcuni un po' più complicati da trovare, ma vi indicherò come ottenerli partendo dagli ingredienti giapponesi più semplici da trovare. Andiamoli a vedere tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per la salsa avremo bisogno di 3 cucchiai e mezzo di salsa Worcester, 4 cucchiai di ketchup, 2 cucchiai di salsa d'ostriche, 2 cucchiai di salsa di soia e un cucchiaio di zucchero di canna. Per la pastella serviranno 100 g di farina 00 e 180 ml d'acqua. Per guarnire avremo bisogno di 300 g di cavolo cappuccio, 150 g di germogli di soia, 300 g di noodles precotti, 8 fette di pancetta affumicata, 2 uova, 2 manciate di cipollotto affettato, solamente la parte verde, 2 cucchiai di sakè, 10 g di dashi in polvere, 2 cucchiai di tenkasu, che potrete ottenere facendo friggere delle gocce di pastella per tempura, 2 cucchiai di benishoga, che potrete ottenere tagliando a julienne il gari, ovvero lo zenzero marinato, della onori, che potrete ottenere facendo frullare dei fogli di alga nori, dell'olio di semi e sale e pepe quanto basta. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 4 fasi: la preparazione della salsa, la preparazione della pastella, la cottura dell'okonomiyaki e per finire l'impiattamento. Prepariamo la salsa. Mettiamo in una ciotola lo zucchero di canna, la salsa Worcester, la salsa di soia e mescoliamo bene il tutto per diluire lo zucchero. Aggiungiamo la salsa d'ostriche, il ketchup e amalgamiamo bene tutti gli ingredienti. Una volta fatto questo, la nostra salsa è pronta ad essere utilizzata. Prepariamo la pastella. Mettiamo la farina in una ciotola. Aggiungiamo l'acqua fredda e cominciamo a mescolare bene con una frusta. Una volta la farina ben diluita, lasciamo riposare in frigo per circa mezz'ora. Prepariamo l'okonomiyaki. Per prima cosa, con l'utilizzo di un coltello affilato, tagliamo molto sottilmente il cavolo cappuccio. Una volta ottenuta una julienne molto fina, riserviamo a parte. Scaldiamo una piccola padella antiaderente e aggiungiamo un goccio d'olio. Con l'utilizzo di un pennello distribuiamolo su tutta la superficie. Quando comincerà a essere caldo, aggiungiamo la nostra pastella e muovendo la padella distribuiamola su tutta la superficie in modo uniforme. Aggiungiamo quindi un po' di dashi in polvere
un po' di benishoga, un po' di tenkasu, il cavolo cappuccio a julienne, condiamo con un po' di sale, un po' di pepe e un po' di dashi in polvere. Aggiungiamo quindi i germogli di soia e condiamo con sale, pepe e ancora un po' di dashi in polvere. Aggiungiamo quindi sopra i germogli di soia 4 belle fettine di pancetta affumicata. E per finire aggiungiamo sopra la pancetta una cucchiaiata di pastella che servirà da legante. Cuciniamo quindi la nostra preparazione 5 minuti a fuoco medio. Scaldiamo una nuova padellina antiaderente e con movimento veloce capovolgiamoci sopra la nostra preparazione in modo che la pancetta sia nella parte inferiore e la pastella in quella superiore. Schiacciamo leggermente in modo da far aderire la pancetta alla padella e cuociamo 5 minuti a fuoco medio. Dopo aver pulito la prima padellina antiaderente utilizzata, scaldiamola e aggiungiamo i noodles. Sfumiamo con un goccio di sakè, mescoliamole un poco e aggiungiamo 2 cucchiai di salsa. Mescoliamo bene e facciamo grigliare i noodles per 1-2 minuti. Passato questo tempo, dopo aver distribuito bene i noodles su tutta la superficie della padella, appoggiamoci sopra la preparazione, con la parte della pastella rivolta verso l'alto. Dopo aver pulito la seconda padellina utilizzata, scaldiamola e aggiungiamo un goccio di olio. Distribuiamolo bene con un pennello su tutta la superficie. Quando comincerà a scaldarsi, aggiungiamo l'uovo leggermente sbattuto e muovendo il padellino, distribuiamolo su tutta la superficie in modo uniforme, in modo da creare una piccola frittata. Dopo 30 secondi di cottura trasferiamoci sopra la nostra preparazione, con i noodles nella parte inferiore e la pastella nella parte superiore. Dopo aver pulito la prima padellina, riscaldiamola e con movimento veloce capovolgiamoci sopra la preparazione, in modo che la pastella sia nella parte inferiore e l'uovo nella parte superiore. Schiacciamo un po' in modo da farla aderire alla padella e aggiungiamo una bella quantità di salsa. Con l'aiuto di un pennello distribuiamola su tutta la superficie dell'okonomiyaki in modo uniforme e prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci arrivati come al solito al momento dell'impiattamento. Posizioniamo con molta attenzione il nostro okonomiyaki al centro di un bel piatto da portata. Aggiungiamo ancora un po' di salsa e con l'aiuto di un pennello distribuiamola uniformemente. Cospargiamo tutta la superficie dell'okonomiyaki con la polvere a onori. E per finire copriamo il tutto con una generosa manciata di cipollotto affettato. E il nostro Hiroshima Okonomiyaki è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la versione di Hiroshima dell'Okonomiyaki che, come avete visto, essendo formata da vari strati, è un attimino più complessa della versione di Osaka. In generale comunque la ricetta è semplice, l'unico pericolo può essere quando si girano con le 2 padellini i vari strati, bisogna stare attenti a non distruggere tutto, ma in generale dovrebbe essere abbastanza semplice da eseguire. Questa ricetta è okonomiyaki, quindi tutto quello che vuoi grigliato. Nei ristoranti in Giappone utilizzano tantissimi ingredienti, il cavolo e i germogli di soia sono la base, ma potete aggiungere anche carota julienne, zucchine julienne, al posto della pancetta o insieme alla pancetta si utilizza spesso il calamaro ad anelli oppure i gamberi, eccetera. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video, se non siete ancora iscritti non perdete tempo, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana sono sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!